Nel dicembre del 1941 un sottomarino britannico stava pattugliando il Mar Mediterraneo, al largo della costa greca, quando urtò una mina. L'esplosione causò un'immediata infiltrazione d'acqua e i 61 membri dell'equipaggio affondarono insieme al sottomarino fino al fondo dell'oceano. Tuttavia, accadde qualcosa di straordinario, dopo che il relitto raggiunse il fondale. Un evento così raro e apparentemente impossibile che per molto tempo venne accolto con incredulità. Decenni dopo, la posizione del sottomarino rimase avvolta nel mistero fino a una spedizione organizzata nel 1997. Quando il relitto fu finalmente ritrovato e la verità venne alla luce, tutto cambiò radicalmente. Questo è l'affondamento dell'HMS Perseus e, come sempre, si consiglia la visione a discrezione del pubblico. Il fuochista di seconda classe, John Capes, è stato descritto come un uomo alto, moro e affascinante, con capelli neri lisci, occhi a mandorla e una barba irregolare. Nato il 20 settembre 1910, figlio di un diplomatico, studiò presso il Dulwich College, una prestigiosa scuola privata di Londra, prima di arruolarsi nella Royal Navy britannica il 20 maggio 1935. Dopo l'arruolamento, quando si presentò l'opportunità, colse al volo la possibilità di entrare nel servizio sottomarino. Il suo addestramento iniziò nel giugno del 1938 e fu durante questo periodo che ottenne il grado di fuochista di seconda classe, un ruolo essenzialmente legato alla manutenzione e alla gestione dei macchinari nella sala macchine. Questo incarico, di rango relativamente basso, non era ciò che ci si sarebbe aspettato per il figlio di un diplomatico, poiché rappresentava appena un gradino sopra la posizione più bassa all'interno della sala macchine. Nonostante ciò, John svolse il suo ruolo con grande dedizione in una sezione della Royal Navy, considerata all'epoca tra le più pericolose. Durante la Prima Guerra Mondiale, il servizio sottomarino era noto come Coffin Service, servizio bara, poiché qualsiasi problema catastrofico lasciava agli equipaggi possibilità di sopravvivenza pressoché nulle. Oltre ai pericoli legati ai sottomarini stessi, era quasi una certezza che le unità operative nel Mediterraneo durante la guerra corressero gravi rischi di affondare in qualsiasi momento. Una delle principali ragioni di questa vulnerabilità era rappresentata dalle acque limpide e poco profonde del Mediterraneo, che rendevano i sottomarini facilmente individuabili dai nemici. Per questa ragione, il Mediterraneo si guadagnò la reputazione di essere una trappola mortale. Infatti, circa 2/5 di tutti i sottomarini che pattugliavano quelle acque furono affondati. Le possibilità di fuga da un sottomarino in avaria erano estremamente basse, tanto che solo 4 episodi di salvataggi riusciti furono documentati durante l'intero conflitto, su migliaia di marinai che persero la vita. Perché i sottomarini operavano spesso a centinaia di metri sotto la superficie dell'oceano, un attacco o un malfunzionamento risultavano essenzialmente irrecuperabili. Questo rendeva persone come John, che si erano volontariamente offerte per il servizio sottomarino, una rarità e un esempio di straordinario coraggio o, per alcuni, di follia. In ogni caso, quando la Seconda Guerra Mondiale iniziò il 1 settembre 1939, John era di stanza sull'isola di Malta, nel Mar Mediterraneo, a sud dell'Italia. Nel 1941, mentre guidava sull'isola, John fu coinvolto in un incidente con un cavallo e un carretto, un episodio che lo portò a dover comparire in tribunale qualche mese dopo per risolvere la questione. Tuttavia, prima che potesse affrontare l'udienza, la guerra era ormai in piena escalation e John fu chiamato a prestare servizio sull'HMS Thrasher, uno dei sottomarini di classe T della Royal Navy. Nel settembre dello stesso anno gli fu concesso il permesso di tornare a Malta per occuparsi della questione legale. Ma a quel punto l'isola era sotto assedio da parte delle forze tedesche e italiane. Per riportarlo sull'isola fu fatto entrare di nascosto a bordo di un altro sottomarino. Questa pratica, comune per i sottomarini britannici, era nota come il servizio del tappeto magico. Una volta a Malta, John partecipò all'udienza in tribunale e poi attese diverse settimane prima di poter riprendere il servizio attivo. Per tornare sull'HMS Thrasher, si imbarcò su un altro sottomarino, l'HMS Perseus,
che lo avrebbe portato ad Alessandria d'Egitto, dove avrebbe ripreso servizio sulla sua nave originaria. L'HMS Perseus, costruito nel 1929, apparteneva alla classe Parthian, la prima a essere equipaggiata con i siluri Mark VIII, sviluppati più o meno nello stesso periodo. Ogni siluro misurava circa 6 metri di lunghezza. Come parte della 4A flottiglia di sottomarini, che comprendeva altre unità della stessa classe, il Perseus pattugliò i mari attorno alla Cina all'inizio della Seconda Guerra Mondiale, prima di essere riassegnato al Mediterraneo nel 1940. A quel punto il suo ruolo principale era quello di trasportare rifornimenti e soldati tra Malta e Alessandria d'Egitto. Poi, nell'ottobre di quell'anno, il sottomarino fu sottoposto a un processo di riadattamento che richiese diversi mesi prima di essere nuovamente operativo nell'aprile del 1941. Successivamente, nonostante il suo ruolo principale fosse quello di sottomarino da rifornimento, il Perseus si dimostrò particolarmente attivo nel Mediterraneo, affondando una petroliera italiana da 3.800 tonnellate e una nave mercantile da 2.000 tonnellate al largo delle coste della Libia. Quando John salì a bordo come passeggero, il Perseus contava un equipaggio di 59 persone, oltre a un altro passeggero, e lasciò Malta il 26 novembre 1941. Durante il viaggio verso Alessandria, il sottomarino ricevette l'ordine di pattugliare le acque lungo la costa della Grecia. Qualche settimana dopo, nella notte del 6 dicembre, il Perseus era in superficie per ricaricare le batterie, mentre gran parte dell'equipaggio dormiva. Poiché John era solo un passeggero, non gli fu assegnato un posto negli alloggi dell'equipaggio, anche a causa del suo basso grado. Per questo motivo si adattò a dormire in una cuccetta improvvisata, ricavata da uno dei massicci tubi lanciasiluri di riserva. Come si può immaginare, non era una sistemazione particolarmente confortevole, ma John riuscì ad arrangiarsi, aiutato da una bottiglia di rum e da un buon libro, che lo accompagnavano nelle lunghe notti. Questo dettaglio, come vedremo, sarà rilevante più avanti. Quella notte, l'HMS Perseus era silenzioso e quasi immobile, mentre John leggeva e sorseggiava dalla bottiglia. All'improvviso, però, una potente esplosione squarciò uno dei più grandi sottomarini della Royal Navy. In un istante, la prua della nave scivolò verso il basso, facendo inclinare il sottomarino in posizione verticale. A causa della lunghezza del sottomarino e della profondità dell'acqua, quando la prua colpì il fondale marino, la poppa rimase fuori dall'acqua per un breve momento, prima di iniziare anch'essa ad affondare. Infine il sottomarino si adagiò completamente sul fondo dell'oceano. L'impatto fu violento e proiettò John fuori dal suo compartimento. Pochi secondi dopo, mentre cercava di orientarsi, l'intero sottomarino fu avvolto nell'oscurità totale. Le luci si spensero, lasciando il Perseus e il suo equipaggio immersi nel buio più completo. In quel momento di panico, John riuscì a rialzarsi e si diresse verso una torcia che sapeva di avere nelle vicinanze. Fortunatamente, né l'esplosione né l'impatto con il fondale riuscirono a spostarla dal posto in cui era riposta. Poi afferrò la torcia e la accese, facendo oscillare il raggio avanti e indietro per osservare cosa stesse accadendo intorno a lui. Si diresse quindi verso la sala macchine di prua, dove si trovò di fronte ai corpi devastati e ormai senza vita di diversi membri dell'equipaggio. Tra questi, alcuni uomini erano ancora vivi, ma troppo gravemente feriti per poter essere aiutati nel caos della situazione. Se avesse avuto qualche speranza di salvare se stesso e altri, avrebbe dovuto lasciarli lì. Così illuminò la stanza con la torcia, dirigendo il fascio di luce verso la porta della sala macchine, che gemeva sotto la pressione dell'acqua che stava rapidamente riempiendo il corridoio dall'altra parte. L'acqua filtrava attraverso il giunto di gomma e la porta sembrava pronta a cedere da un momento all'altro. Mentre continuava a guardarsi intorno, individuò altri 3 membri dell'equipaggio che erano miracolosamente illesi. Li aiutò a mettersi in piedi e si diresse rapidamente verso l'unica possibilità di salvezza che aveva.
John recuperò un dispositivo di emergenza noto come Davis Submarine Escape Apparatus. Inventato nel 1910 e adottato dalla Royal Navy, era uno dei primi rebreather progettati per permettere all'equipaggio di fuggire da un sottomarino affondato. Il dispositivo funzionava eliminando l'anidride carbonica dall'aria ispirata e fornendo ossigeno da una bombola da 56 litri. Era dotato di occhiali, un tappo nasale e un boccaglio, il tutto collegato a una sacca di pelle indossata come un giubbotto. Questa sacca fungeva anche da galleggiante per aiutare chi la indossava a emergere in superficie. Se volevano sopravvivere, gli uomini dovevano indossare immediatamente il dispositivo e tentare di raggiungere la superficie. Dopo aver chiuso le porte stagne del compartimento, John offrì un sorso del suo rum a ciascuno degli uomini, ne prese uno anche lui, e li aiutò a indossare il Davis Submarine Escape Apparatus. Quello che stavano per affrontare era poco più di una missione suicida, ma, essendo fisicamente in grado, dovevano almeno tentare di salvarsi. Per riuscirci, però, John doveva aprire il portello di fuga. L'unico modo per farlo era equalizzare la pressione tra l'interno del compartimento e l'acqua all'esterno. Altrimenti, la pressione dell'acqua avrebbe impedito l'apertura del portello. Questo, orribilmente, significava che avrebbe dovuto allagare di proposito il compartimento prima di poter tentare di aprire il portello. Provò ad azionare la valvola di sentina di dritta che avrebbe permesso all'acqua di entrare, ma l'esplosione e l'impatto contro il fondale avevano piegato il meccanismo, rendendolo inutilizzabile. La sua unica opzione rimasta era controllare la valvola della pistola lanciarazzi subacquea progettata per sparare segnali di fumo verso la superficie in caso di emergenza. Una volta raggiunta, John aprì la valvola e, come previsto, l'acqua cominciò a riversarsi lentamente nel compartimento. Gli uomini furono costretti a osservare e attendere, mentre l'acqua saliva lentamente, circondandoli sempre di più. Nel giro di pochi minuti, il livello raggiunse quasi le loro teste. John effettuò un ultimo controllo sui dispositivi di respirazione degli uomini e poco dopo iniziò a rimuovere i bulloni che tenevano chiuso il portello di fuga. Quando la pressione tra l'interno e l'esterno fu equalizzata, riuscì a spingerlo e aprirlo, liberando l'aria intrappolata nel sottomarino. In preda all'urgenza, John aiutò ciascuno degli uomini a uscire attraverso il portello, prima di passare lui stesso nell'oceano. Una volta fuori dal tubo di fuga, accese la torcia per illuminare l'ambiente circostante e rimase per un attimo senza parole, colpito dalla vastità e dall'oscurità del profondo mare in cui si trovava. Senza perdere tempo, sganciò la bombola d'ossigeno del suo giubbotto, che si gonfiò immediatamente, e iniziò la risalita verso la superficie. Mentre si dirigeva lentamente verso l'alto, doveva fare attenzione a non salire troppo in fretta, per evitare che la diminuzione della pressione causasse un'espansione pericolosa dell'aria nei polmoni, con il rischio che esplodessero. Nonostante i suoi sforzi, mentre continuava a risalire, iniziò a sentirsi stordito e a percepire un dolore acuto e crescente al petto. Più si avvicinava alla superficie, più il dolore si faceva insopportabile. Ogni respiro sembrava una lama conficcata tra le costole. In breve tempo, la sofferenza divenne così intensa da farlo cedere al panico, convincendolo che stava per morire. Tuttavia, proprio in quell'istante, John emerse finalmente in superficie. Si tolse rapidamente l'apparecchio e cominciò a inalare grandi boccate d'aria. Fortunatamente, nei minuti successivi, l'intenso dolore che aveva provato durante la risalita iniziò lentamente a diminuire. Riprendendosi, accese nuovamente la torcia per cercare gli altri uomini in acqua, ma non trovò traccia di loro. Purtroppo, per ragioni sconosciute, nessuno degli altri uomini riuscì a emergere. In mezzo a questa tragedia, John era riuscito, contro ogni probabilità, a fuggire vivo dal sottomarino che affondava. La rarità di un simile evento è difficile da sottolineare abbastanza. Tuttavia, la sua prova di sopravvivenza era appena iniziata. Ora si trovava a galleggiare nel mezzo del mar Mediterraneo, di notte, con nient'altro che la torcia e l'apparecchio per aiutarlo.
Utilizzando il dispositivo di respirazione come galleggiante, scrutò l'orizzonte e, alla luce della luna, pensò di intravedere delle scogliere in lontananza. Nuotare verso di esse gli sembrava l'unica possibilità di salvezza, oltre all'alternativa di arrendersi e affogare. Così si voltò verso la direzione delle scogliere e iniziò a muoversi, spingendosi avanti con determinazione. All'alba del mattino successivo, alcuni pescatori stavano lavorando sulle coste di Cefalonia, un'isola greca situata al largo della costa occidentale del paese. Mentre preparavano la loro barca, uno di loro notò qualcosa di lungo sulla riva e si avvicinò. Capì rapidamente che si trattava di un uomo privo di sensi. Il pescatore riuscì a svegliare John, il quale, scrollandosi di dosso la stanchezza, raccontò la straordinaria vicenda vissuta la notte precedente. Tuttavia, sbarcare a Cefalonia rappresentava per lui un problema serio. Come Malta, anche l'isola era occupata da forze tedesche e italiane, e se fosse stato scoperto, John avrebbe corso il grave rischio di finire prigioniero di guerra. Ma incredibilmente, i pescatori aiutarono John a rifugiarsi in una grotta marina poco distante, dove rimase nascosto per un periodo mentre loro decidevano il da farsi. Ancora più straordinariamente, nei successivi 18 mesi, le famiglie di Cefalonia lo accolsero, prendendosi cura di lui e proteggendolo dalle forze nemiche presenti sull'isola. John veniva spostato di casa in casa e di villaggio in villaggio, accolto calorosamente da tutti coloro che lo incontravano. Per mimetizzarsi meglio, perse circa 30 chili e si tinse i capelli di nero. Gli abitanti dell'isola fecero tutto questo a rischio della propria vita e di quella delle loro famiglie. Se i tedeschi o gli italiani avessero scoperto che stavano nascondendo un membro della Royal Navy, le conseguenze sarebbero state gravissime. Eppure, i cefaloniani furono disposti a correre il rischio. Una famiglia arrivò persino a donargli il loro amato asino, chiedendogli solo di promettere di non mangiarlo. Dopo un certo periodo, quando la Royal Navy venne a conoscenza della situazione di John, organizzò un piano per farlo fuggire. Con l'aiuto di pescatori locali, fu contrabbandato per oltre 650 chilometri attraverso il Mediterraneo, fino a Smirne, in Turchia, il 30 maggio 1943. Da lì fu condotto al consolato britannico, che organizzò il suo trasferimento ad Alessandria d'Egitto, dove tornò a servire nella flotta sottomarina. Dopo la sua straordinaria avventura, John incontrò i funzionari della Royal Navy per raccontare la sua storia di sopravvivenza, ma fu accolta con incredulità e sospetti. La Royal Navy non credeva nemmeno che fosse a bordo dell'HMS Perseus, poiché il suo nome non appariva nella lista ufficiale dell'equipaggio. Nonostante John spiegasse di essere un passeggero e non parte dell'equipaggio, il suo racconto continuò a essere messo in dubbio. Negli anni successivi, John condivise la sua storia attraverso articoli e interviste. Tuttavia, la sua capacità di narrare con grande fascino contribuì paradossalmente ad aumentare i dubbi sulla sua veridicità, sia tra i membri della Royal Navy, sia tra l'opinione pubblica britannica. La Royal Navy trovò due punti principali del suo racconto difficili da credere. Il primo riguardava la profondità a cui il sottomarino era affondato. John affermava di aver visto, nella sala macchine, un indicatore che segnava 82 metri. Sebbene non fosse una profondità impossibile da sopravvivere, il Davis Submarine Escape Apparatus era stato testato solo fino a 33 metri, 100 piedi, e si riteneva che non funzionasse a profondità maggiori. È possibile che John sia stato fortunato e che l'apparecchio non abbia funzionato per gli altri membri dell'equipaggio, che non riemersero mai. Il secondo motivo di scetticismo era la stima di John sul luogo dell'affondamento, che non coincideva con quella della Royal Navy, la quale riteneva che l'HMS Perseus fosse affondato altrove. Prima che lasciasse la Royal Navy nel 1950, una nota fu aggiunta al suo fascicolo. In un passaggio si leggeva: «L'intera fuga dovrebbe essere trattata con riserva, poiché ci sono vari incidenti difficili da spiegare. Tuttavia, in un'altra sezione si ammetteva: non ci sono prove dirette che la sua storia non sia, in sostanza, corretta». Tragicamente,
John morì nel 1985, visto da molti, incluso il corpo militare per cui aveva servito fedelmente per 15 anni, come un impostore. Un decennio più tardi, nel dicembre 1997, i greci organizzarono una spedizione subacquea per localizzare l'HMS Perseus, poiché il suo luogo di riposo finale non era mai stato trovato. Il 26 dicembre il relitto fu finalmente individuato e i subacquei iniziarono subito a indagarlo e documentarlo. La posizione del sottomarino fu un'importante rivendicazione per la reputazione di John, poiché era più vicina alla sua stima rispetto a quella della Royal Navy. Dall'esterno, i subacquei notarono che il grande squarcio nello scafo era coerente con un'esplosione di mina, confermando il racconto di John. Il dettaglio più sorprendente era il portello di fuga di poppa completamente aperto, un chiaro indizio che qualcuno era effettivamente riuscito a scappare. All'interno del relitto, nella sala macchine dove John aveva trovato rifugio in un tubo lanciasiluri, i subacquei trovarono la bottiglia di rum esattamente come descritta da lui nei suoi racconti. Anche la valvola della pistola lanciarazzi subacquea risultava aperta, lasciando come unica incognita la questione della profondità. Controllando il misuratore di profondità nella sala macchine, i subacquei scoprirono che segnava 82 metri, proprio come aveva detto John. Tuttavia, si accertò che il misuratore era malfunzionante, probabilmente a causa dell'esplosione. Il relitto dell'HMS Perseus giaceva a una profondità di 52 metri, una misura che rendeva più plausibile la fuga di John. Inoltre, questo stabilì un record mondiale per la sopravvivenza a un naufragio subacqueo. Anche se questa conferma arrivò solo dopo la sua morte, la spedizione del 1997 dimostrò in modo conclusivo che la storia di John era autentica, una testimonianza di verità e straordinaria resilienza. Grazie di aver visto questo video. Ti ricordo che i video del nostro canale Incredibili Eventi escono ogni mercoledì e venerdì alle ore 15. Iscriviti al nostro canale per non perderti le nuove uscite. Grazie e a presto.